Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video di calciomercato del nostro Napoli, perché il Napoli è giunto lì in particolare, già lavorano a Napoli 2023-2024 in vista di rinnovi che non verranno effettuati, non lo si sa ancora se Zielinski rinnovi o meno, Ndombele che al 99% non verrà riscattato e tornerà al Tottenham perché le pretese del Tottenham, lasciatemelo dire, sono troppo alte, 30 milioni sono troppi per il riscatto di Ndombele, al di là che io stimi il calciatore e l'ho sempre sostenuto, perché Ndombele ha grandissimi piedi, è un incontrista, è un centrocampista che nella sua completezza farebbe comodo a questo Napoli, però se il Tottenham non abbassa le pretese, il Napoli si sta già tutelando con un altro nome. Vi svelerò i due nomi che potrebbero prendere il posto di Zielinski e Ndombele, ma prima di cominciare iscrivetevi al canale ragazzi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo a vedere cosa potrebbe succedere in casa Napoli. I due calciatori papabili sono Thiago Almada, che dovrebbe prendere il posto di Zielinski, ovviamente può giocare, io ho visto tante highlights, può giocare anche come vice Quara, quindi il Napoli secondo me si sta tutelando con questo calciatore nel caso si riuscisse a piazzare il colpo, perché partendo Zielinski hai un Elmas che potrebbe prendere il posto di Zielinski ed hai Thiago Almada che potrebbe fare sia il Zielinski sia il Quara, così può riposare Kvaratskhelia, Elmas prende minutaggio e si prende sempre più il centrocampo del Napoli, perché comunque Elmas è un calciatore che rimarrà a Napoli e che Spalletti stima tantissimo e che anche noi tifosi, io in primis, ho imparato a stimare per d'utilità tattica e per attaccamento alla maglia. Al di là delle voci che ci furono a novembre con Elmas il post rimango sempre in panchina e quant'altro, quelle sono chiacchiere da bar, tanto è vero che Spalletti ha sempre trovato il modo di farlo giocare e di non fargli perdere minutaggio e confidenza con il campo. Andiamo per gradi. Il centrocampista in questione che dovrebbe sostituire Ndombele è Pape Diop del Zulte Waregem, che gioca in Belgio nella Serie A belga, milita 16ª la squadra di questo calciatore, però gli highlights parlano chiaro e non mentono. Incontrista, centrocampista difensivo, ottimi piedi in fase di impostazione, inserimento, colpo di testa, recupera tantissimi palloni. Poi al di là che possiamo dire sì, ma gioca in Belgio, dobbiamo vederlo in Serie A. Sono voci che secondo me cadono e trovano poco riscontro, anche se guardiamo al mercato del Napoli di quest'anno, anche Kim, dicevamo, sì, ma gioca in Turchia, lo dobbiamo vedere in Serie A, poi abbiamo visto che Kim è diventato tra i migliori centrali della Serie A quest'anno, quindi i profili che Giuntoli opziona e segue da tempo, state sicuri che sono sempre calciatori che potranno o fanno la differenza già all'arrivo a Napoli o possono tranquillamente crescere, danno tantissimi margini di miglioramento. Il cartellino di questo Pape Diop del Zulte Waregem è irrisorio, su Transfermarkt lo danno addirittura a 1,5 milioni, ma credo che siano opzioni che poi si chiudano intorno ai 7, gli 8, 10 milioni al massimo per portarlo a Napoli, nel caso Ndombele ovviamente parta e non venga riscattato. Io vi dico la mia, sono sempre più propenso a tenere Ndombele, perché ditemi ciò che volete, ma sono un estimatore del calciatore, l'ho seguito anche quando ero in Inghilterra, anche se con Conte trovava poco spazio, però Ndombele lo vediamo pacato, lo vediamo a volte che corre mezzo storto, però piedi, ottimi piedi, efficace, e in fase di impostazione secondo me a livello di tecnica ha anche qualcosa in più rispetto ad Anguissà, che però è totalmente superiore
per quanto riguarda coprire tutto il reparto di centrocampo, perché Anguissa è un centrocampista stratosferico e non sono qui a comparare Ndombele e Anguissa e chi è più forte, perché Anguissa vince di gran lunga, però Ndombele con i piedi, anche a livello di tiro in porta, ha qualcosina in più. Però le pretese del Tottenham sono troppo alte, perché 30 milioni sono troppi. Poi si parlava anche in passato, qualche mese fa, che nel caso il Tottenham non volesse abbassare le pretese, il Napoli avrebbe provato a chiedere un altro anno di prestito, però se vengono opzionati questi profili ed escono queste notizie, vuol dire che Ndombele non sarà del Napoli l'anno prossimo. L'altro giocatore è Thiago Almada, che gioca in MLS negli Stati Uniti, centrocampista offensivo, un Zielinski, vice Quara, 21 anni se non sbaglio, fatemi vedere se ha 21 anni, sì, 21 anni. Ho visto gli highlights e sono rimasto impressionato dalla facilità di dribbling di questo calciatore, che sembra dribblare come Quara, però fisicamente è diverso, fisicamente è più basso, fisicamente è quasi come Mertens, è bassino, baricentro basso, è più rapido nei cambi di direzione dovuti all'altezza e dovuti al proprio baricentro, che ho appena detto è più basso, quindi ti permette di essere più elastico nei cambi di movimento. Può fare il centrocampista offensivo, può sostituire Zielinski, può sostituire Kvaratskhelia secondo me, e il Napoli si sta coprendo da questo punto di vista, puntando su Elmas titolare nel caso Zielinski parta, perché non credo che arrivando un calciatore del genere e andando via Zielinski, non credo che poi venga schierato titolare sin da subito, perché ci vuole tempo, perché dovrebbe incamerare movimenti, passaggi, schemi. Quindi credo che il Napoli giochi con Elmas al posto di Zielinski e si alternino poi Kvaratskhelia, questo Thiago Almada nel caso dovesse arrivare, perché si dice che il Napoli è sul calciatore, c'è anche il Milan, però i propositi per portarlo a Napoli sono buoni. Ci fidiamo di Giuntoli da questo punto di vista e chiudiamo questo video proprio con Giuntoli, perché già ieri è uscita la notizia, stamattina se ne parla tantissimo. La Juve vuole Giuntoli perché deve ricominciare ovviamente a creare una squadra sia competitiva e sia diciamo che rientri in un monte ingaggi, perché la Juve non può permettersi più di fare queste cazzate, perché sono cazzate. Contratti a Pogba per stare seduto a 9-10 milioni all'anno, contratti a quello a 7 milioni, quindi stanno cercando una figura come Giuntoli che riesce sempre a trovare la via di mezzo tra un ingaggio e un grandissimo calciatore. Io spero vivamente che Giuntoli rimanga a Napoli, perché scade il contratto nel 2024. Non lo sapremo mai se resta o no, però lo scouting di Giuntoli, ovviamente va via Giuntoli, ma alcuni dello scouting rimarranno a Napoli e sono super competitivi. Però, c'è un però, dal mio punto di vista è molto più difficile rimpiazzare Cristiano Giuntoli che qualsiasi calciatore del Napoli al momento. Questo è un dato di fatto ed è una realtà cruda e nuda, perché Giuntoli è tra i migliori in Europa. Dal mio personale e umile punto di vista, perché non sono nessuno, ma esprimo solamente la mia opinione. Io spero vivamente che Giuntoli si possa legare a vita al Napoli, anche perché i rapporti con il presidente sono sempre stati ottimi. Non ci sono stati screzi, alcuni piccoli screzi in passato, ma che sono stati risolti, perché comunque è un ruolo dove
devi giocare con i soldi della società, quindi ti vai a scontrare come prima persona con il presidente quando devi fare qualcosa, che poi tu lavori in simbiosi con Spalletti, l'allenatore, chi che sia, sulla panchina di una società, comunque sei colui che deve investire i soldi della società e trasformarli ovviamente in plusvalenze, in calciatori che ti fanno la differenza, quindi è un ruolo delicato in primis, difficile dal punto di vista esecutivo, e Giuntoli è uno dei migliori. Spero che rimanga a Napoli a vita, perché io sono, l'ho detto già in altri video, sono quel tifoso romantico che ama quelle storie a lungo termine, alla Ferguson, alla Wenger, allenatori che possono rimanere su una panchina per 10 lunghi anni. Però per far questo, al di là della presidenza della società, al di là che devi avere un rapporto in simbiosi e devi sempre essere in sintonia con la presidenza, appunto, dobbiamo migliorare anche noi tifosi, perché vi faccio una domanda e chiudiamo questo video. Secondo voi, noi napoletani, io lo sono pronto, ma voi sareste pronti a tenervi Spalletti sulla panchina, per esempio, per i prossimi 10 anni, anche dovendo attraversare campionati dove al limite finisci quinto o non riesci ad arrivare a un obiettivo, annate un po' così così? Siamo pronti? Perché secondo me non siamo pronti, perché vista l'uscita dalla Champions, dove il Napoli ha fatto una stagione fantastica finora e abbiamo sbagliato un paio di partite, che poi sbagliato è già un termine troppo pesante, perché il Napoli non ha sbagliato un bel niente, ha giocato le partite come doveva giocarle. Quindi vedi molti tifosi che già si sono cominciati a scagliare contro la società, contro determinati calciatori. Già Kvaratskhelia non è buono più, già quello ha sbagliato il rigore, qua, là, è troppi dribbling. Secondo voi, molti di questi tifosi sono pronti a fare il salto di qualità e a vedere un Napoli tra le top d'Europa? Perché ragazzi, i passi da fare per far sì che una società, in questo caso il nostro Napoli, rimanga nell'Olimpo d'Europa per diversi anni, sono questi. Nella parte dirigenziale, contratti a lungo termine. Ma noi siamo pronti? Io sono pronto. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, perché mi sembra una cosa importante capire poi dove possiamo arrivare a livello di intelligenza noi tifosi, perché influiamo tantissimo sul rendimento di alcuni calciatori, soprattutto con queste uscite a vanvera dopo l'uscita dalla Champions, e tanti di loro, perché non mi ci metto io perché sono un tifoso completamente diverso, tanti di loro si sono scagliati soprattutto su Kvaratskhelia. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!